Questa è la mia scrivania, il posto dove passo la maggior parte del mio tempo e delle mie giornate e nottate. E beh, ha un po' di problemi. Lavorando sempre al computer passo tantissime ore ad ideare, a scrivere, ad editare ascoltando musica lo-fi in sottofondo e, come vedete, è un casino. Troppe cose sparse, in disordine, cable management assente, cavi dappertutto o quasi. Insomma, non troppo bello da vedere, ma nemmeno da riprendere per i video di YouTube. Ovviamente questo non ha solo a che vedere con la scrivania, il disordine è un loop continuo che quando prende piede mi rende molto meno efficace quando lavoro. Come se la mia scrivania e il mio spazio rappresentassero la mia mente. Sta di fatto che la postazione gioca un ruolo fondamentale nel mio lavoro ma anche nel mio quotidiano, dandomi la gioia di poter lavorare bene mentre eseguo i miei sogni e obiettivi oppure condannandomi all'eterno procrastinare. E quindi è giunta l'ora di cambiare un po' di cose. Solo per farvi capire, ecco cosa devo fare ogni volta che voglio alzare o abbassare la scrivania, sperando che niente mi cada per terra nel frattempo. Ovvio, non lo faccio tutti i giorni, tantomeno più volte al giorno, ma è già fastidioso così, fidatevi. Altra cosa che voglio fare è cambiare la scrivania, la posizione, da qui dove è adesso, dove c'è troppo vicino ai fondali, a là. Perché qui abbiamo adesso liberato lo spazio e si è creato un angolino molto bello in cui adesso ci sono le mie stampe e dove farò l'angolo di YouTube. Il primo passo quindi è quello di smontare la vecchia postazione, insieme a tutti gli accrocchi che avevo fatto per tenere tutto unito con una parvenza d'ordine. A volte certe cose sembrano idee geniali ma si rivelano semplicemente fallimentari nel tempo. Altre idee invece le cominci, cerchi di essere organizzato ma poi finiscono a metà e diventano parte della disorganizzazione stessa. Smontare la propria scrivania, il proprio spazio di lavoro per poi rimontarlo nonostante sia sottovalutato, penso sia un ottimo modo per capirsi. Ad ogni cavo rimosso, ad ogni alimentatore scollegato, capisci un po' di più su come hai vissuto e lavorato fino a quel momento. E una volta che lo spazio è vuoto, una sensazione ti pervade, aprendo nuove possibilità e stimolando la creatività. Ho cominciato quindi dal cambiamento più grande, ovvero dalla struttura, quella che ero più ansioso di montare per poter migliorare anche leggermente la mia vita sedentaria al computer. Qui comincia il primo problema da risolvere, ovvero la posizione della struttura, quella centrale che sorregge il tavolo, che invece di essere al centro deve essere leggermente spostata per far accomodare anche un cassetto che ho comprato ma di cui non avevo tenuto la profondità in considerazione. Dopo un breve consulto, ChatGPT mi ha incoraggiato a provarci lo stesso. È un problema se la struttura non è perfettamente centrata, basta che sia ben bilanciata e stabile. Potresti magari spostare leggermente la struttura verso il retro del tavolo, così il cassetto ha lo spazio che gli serve davanti. Da lì sono iniziate le mie preghiere, affinché tutto funzionasse e fosse il meno sbilanciato possibile. Non ero convinto al 100%, ma credevo che potesse funzionare. Sono stato fortunato perché ho dovuto spostare il baricentro soltanto di una decina di centimetri per farcelo stare. Tra l'altro questa struttura era una delle meno costose che ho trovato in offerta su Amazon, con delle specifiche adatte al mio ripiano IKEA che amo tantissimo nonostante poi pesi veramente troppo. Mentre montavo il cassetto ho notato il secondo problema, ovvero le alette in metallo che lo dovevano sorreggere. Non volevo che il cassetto mi stesse troppo addosso centralmente perché non volevo sbatterci le gambe, lo volevo avere o a destra o a sinistra. E devo dire che almeno questa volta sono stato fortunato, cioè anche se non avevo preso nessuna misura prima di acquistare il tutto sembrava incastrarsi alla perfezione, penso questione di millimetri. Allora, siamo riusciti a montarla. Micro difetto magari, che non è proprio a filo al 100%, c'è un millimetro in più qua, ma fa lo stesso. Il cassetto sembra starci bene, io dovrei essere qua in mezzo, in teoria. Quindi ce l'abbiamo fatta, è stato un parto. E adesso dobbiamo montare il sistema di alza e abbassa scrivania e vedere se funziona. Altra cosa che ho acquistato e montato alla cieca sono stati questi organizer per i cavi che mi avrebbero salvato da quell'orrore che avevo prima. Non avevo calcolato lo spazio centrale per il monitor, ma sono stato fortunato anche qui e tutto è andato a posto.
Mentre costruivo, ragionavo su come tutti questi colpi di fortuna avessero effettivamente dettato l'esperienza e come sarebbe potuto essere tutto così diverso se ogni minima cosa fosse andata storta. Sembra sia andato tutto bene e tra l'altro non vedevo l'ora di fare come gli youtuber che si mettono sul tavolo e lo fanno alzare standoci sopra. A questo punto sono felice come a Pasqua. Cosa che però non dura tantissimo. Vedete, montare la propria scrivania, così come fare un progetto, ha varie fasi. Succede che ad un certo punto il canvas si apre e la parte che speravi fosse la migliore diventa in verità un incubo da affrontare. Troppo vasta, troppe soluzioni o combinazioni, mi mancavano varie cose e non sapevo cosa fare o da dove cominciare. Ho deciso quindi di rialzarmi e mettermi a lavoro sulle poche cose che sapevo di volere, come i 2 quadri che volevo stessero dietro la scrivania, con i miei lavori preferiti e avendo il monitor centrale. Ci sono alcune cose che avevo già acquistato per il setup, come questo tappetto verde che mi piace un sacco e che si può usare da entrambi i lati, uno per l'estate e uno per l'inverno. Ci sono altre cose invece che sapevo di voler riutilizzare, come questo hub della CalDigit, che utilizzavo quando avevo il MacBook Pro come macchina principale, e che oltre a darmi più porte da utilizzare insieme al Mac Mini, mi dà anche un comodo lettore SD a disposizione. Tra l'altro recentemente sono passato al Mac Mini con M4 e mi trovo da Dio, assolutamente nulla da dire e tra l'altro lo trovo bellissimo sulla scrivania. E questo è tutto quello che è successo prima che io abbandonassi la scrivania per il solito blocco. Sono passati un po' di giorni e piuttosto che finire la postazione di fretta sono tornato a lavorare dal MacBook Pro e continuavo da lontano a sentire il richiamo della postazione incompleta che voleva essere completata. C'era però un grande problema che volevo risolvere prima di andare avanti, ovvero quello del gruppo di continuità che in qualche modo dovevo fissare alla scrivania in modo che alzandosi e abbassandosi non mi portasse via 1000 cavi e fosse brutto da vedere esteticamente. Dopo tanta ricerca ho trovato questo, una staffa costruita per attaccare i PC fissi alle scrivanie ed essendo regolabile in altezza era quello che faceva per me. Devo dire che è risultata la scelta più azzeccata che potessi fare e nonostante non sia la cosa più bella da vedere rimane uno dei pezzi forti del setup, perché mi permette di far arrivare tutti i cavi ad una sola sorgente e poi ripartire con un cavo solo verso il muro. Tra l'altro questo gruppo di continuità mi permette di tenere collegate tutte le mie periferiche in modo da evitare gli sbalzi di corrente ed effettivamente tenere i miei file al sicuro in caso di blackout. Altra cosa che ho cambiato è il braccio del microfono, perché quello di prima era terribile sia nel movimento che nell'estetica. Questo invece lo trovo molto bello e adatto al mio Blue Yeti che ho dall'inizio del canale e che continua a darmi soddisfazioni. Il mio storage invece è compreso di 2 parti, una molto veloce composta da un RAID 0 di 6 TB con degli SSD e un DAS con vari hard disk che invece mi permette di archiviare i progetti a cui faccio meno accesso oppure che ho già concluso. Entrambi li attacco direttamente al Mac Mini M4 oppure li concateno per risparmiare una porta Thunderbolt. Come luce mi sto trovando molto bene con questa barra LED della Xiaomi. La uso da sempre ed è fatta apposta da appoggiare sullo schermo. E in più ha questa rotella wireless che mi permette sia di regolare praticamente il bilanciamento del bianco della luce, sia l'intensità. Come mouse invece ho fatto questo piccolo upgrade. Sono passato all'MX Master 3S che ormai è il mouse definitivo per chiunque. Se guardate su YouTube praticamente tutti ce l'hanno. Come tavoletta invece sono passato alla XP Pen Deco Pro di seconda generazione, veramente bellissima. Mi è stata mandata direttamente dall'azienda, il XP Pen, e mi ha risolto i problemi di driver che avevo con la Intuos 5 della Wacom sui nuovi sistemi operativi Apple. Devo dire bellissima per il setup, ma bellissimo anche il pad con i tasti custom e la rotella wireless che ti permette di assegnare qualsiasi cosa tu voglia e usarlo anche da solo senza tavoletta. Per concludere invece ho ripreso la tastiera che mi ha creato il mio caro amico Carlo di Cannaquerti e ho cambiato la combinazione di tasti. Questi tasti qua che vedete li ho presi su AliExpress, non è stato facile trovare una combinazione di colore che fosse bella da vedere, ma il layout rimane quello americano, perché di keycaps italiani per questo tipo di tastiera che fossero belli non ne ho trovati. E arriviamo quindi all'ultimo pezzo, il pezzo forte di questo setup,
ovvero il monitor che Asus mi ha mandato. Fino adesso non l'avevo montato perché stavo registrando per il video dedicato, ma da quando mi è arrivato e da quando ho cominciato a provarlo sapevo che sarebbe stato il monitor da inserire in questo desk setup. Abbiamo una risoluzione fino a 5K, abbiamo un profilo DCI più 3 al 99%, abbiamo un trattamento opaco antiriflesso e tutto questo combinato lo rendono il monitor perfetto per il mio tipo di utilizzo. Grazie ragazzi per aver visto il video fino a qui, non ho voluto fare una lista di brand per non rendere il video noioso e quindi vi lascio tutto in descrizione. È stato molto divertente fare questo video, molto divertente concepire un po' questa metafora di quello che vivo io prima di iniziare a riavere della creatività, a rimettermi al lavoro e quindi fare questa cosa del desk upgrade in cui mi sono divertito tantissimo. E sapete invece cosa non è stato divertente? Ecco, avere un fottuto mal di schiena veramente grave, così grave da portarmi al pronto soccorso, e di cui ho fatto un video dove ve ne parlo e lo trovate qua, lo potete vedere, è sul canale. Ok, noi ci vediamo alla prossima, ciao!